Ciao amici e bentornati nel canale. In questo video sono andato alla scoperta di un piccolo comune di neanche 4.000 abitanti che si chiama Cavriana ed è in provincia di Mantova, precisamente nell'Alto Mantovano. Cavriana è un piccolo borgo arroccato sulle famose colline moreliche. Praticamente queste colline si trovano a sud del lago di Garda. Non è molto famoso a livello turistico come località, ma sapete bene che a volte mi piace questi piccoli posti dove il turismo non si è ancora sviluppato, ma che dal mio punto di vista hanno delle interessanti attrazioni. Dimenticavo, se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale, di cliccare la campanella per restare aggiornato sui nuovi video. Un gesto per te gratuito, ma per me molto importante, perché mi dà la possibilità di andare alla scoperta di nuovi posti. Ma cosa è possibile visitare a Cavriana? A Cavriana c'è un'importante villa che si chiama Villa Mirra. All'interno di questa villa è ospitato il Museo Archeologico dell'Alto Mantovano, dove è diviso in varie sezioni. Ma questa villa è famosa anche perché qui alloggiò l'imperatore Napoleone III durante la battaglia di Solferino. Infatti all'interno dell'ottava sala del museo è presente la sua camera da letto. Praticamente questa villa esisteva già nel 1500, ma poi fu riedificata con l'abbattimento del castello e della cinta muraria nel 1770, quando ci fu la dominazione austriaca. All'interno di questa villa ci fu un importante avvenimento il 24 giugno del 1959. Infatti questa data coincideva col primo centenario della battaglia di Solferino e San Martino e ospitò il presidente della Repubblica francese Charles de Gaulle e il presidente della Repubblica italiana Giovanni Gronchi. Continuando la visita all'interno del paese di Cavriana, dopo aver superato Villa Mirra, passando per il centro storico, si può salire alla Rocca dei Gonzaga, o meglio, a quello che rimane della rocca e le rovine delle mura. Dove all'interno è ospitato un parco e ci sono importanti spazi verdi. Da lì è possibile vedere tutto il paesaggio circostante e anche una piccola parte del lago di Garda. L'ingresso a questa importante attrazione è completamente gratuita.
Fabbrica accessori idrosanitari. Questa è una fabbrica chiusa. Archeologia industriale. Poi, dato che mi trovavo in quella zona, ho deciso di andare a vedere un'importante chiesetta romanica che è la chiesa di Santa Maria della Pieve. Si trova un po' staccata dal centro, infatti per arrivarci bisogna attraversare un bellissimo viale di cipressi. È stata proprio edificata in un luogo spiritualmente suggestivo e distante dal centro. Sono stato molto fortunato che l'ho trovata praticamente aperta e all'interno si possono ammirare gli affreschi medievali, ma quello che mi ha impressionato è che è tenuta molto bene, grazie ai numerosi restauri effettuati nel tempo. Lì vicino alla chiesa potete anche ammirare un sito archeologico industriale che è la Fornace di Cavriana, un'importante fornace nata nel 1800 per la produzione della calce. A quanto pare, dalle informazioni che ho trovato su internet, sembra che sia stata la più grande della Lombardia e praticamente forniva calce a quasi tutte le costruzioni del nord Italia. La fornace fu attiva fino al 1980 quando fu trasformata in ristorante, ma attualmente mi sembra in uno stato di completo abbandono, un vero peccato. Scrivimi sotto nei commenti quale attrazione del paese ti ha colpito di più. Durante la mia visita a Cavriana ho potuto scoprire che il dolce tipico è la torta di San Biagio, che viene preparata tradizionalmente il 3 febbraio in onore del patrono. Praticamente si tratta di una frolla ripiena di mandorle tritate con all'interno cioccolato fondente e con l'aggiunta di una scorza di limone. Questo dolce tipico di Cavriana è consigliabile assaggiarlo con un buon vino passito di Lugano che viene prodotto proprio qui vicino. Un'altra cosa che mi ha molto incuriosito è l'origine del nome Cavriana, che probabilmente deriva da capra in riferimento allo stemma del paese che mostra appunto una capra rampante. È nato un importante evento che si svolge il primo sabato di luglio, che è il famoso Palio della Capra d'Oro, dove vengono impegnati gli abitanti delle varie contrade ad abbellire il borgo e a disputare un'importante corsa delle capre. Sì, avete capito bene, qui per tradizione ogni contrada ha una capra e si sfidano in questa corsa. Spero che abbiate trovato interessante il mio video, se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, gesto per voi gratuito ma per me molto importante. Ti ricordo anche di lasciare un bel like che è molto importante per farmi notare dall'algoritmo di YouTube e anche per far conoscere questo posto a più persone possibili. Non mi resta che salutarti e darti appuntamento al prossimo video. Ciao!